I want the attraction, I'm in the club. I want you to want me, 'cause I want your love, baby. Un caldissimo benvenuto a tutti coloro che sono in collegamento oggi a Dirupo Scorpione. Inizia oggi l'evento più fresco dell'anno, Top Driver Academy. E per presentare con me, come sempre, c'è la voce più calda del West, Sticky. È un piacere per noi ospitarvi di nuovo in questa splendida location. Ma andiamo subito al sodo. Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo evento? Tutti i dettagli per voi dalla nostra corrispondente splendente, Terry Cristallo. Salve a tutti! Siamo pronti per una nuova stagione di motori e quest'anno le selezioni saranno durissime. Infatti i team automobilistici coordinati dalla FAGA saranno chiamati ad una scelta obbligata. Potranno far accedere alle fasi finali di Downhill Master Deluxe solo 2 partecipanti della loro scuderia e questa selezione avverrà proprio attraverso l'Academy. Come verrà strutturato il torneo? In ogni episodio vedremo 2 team in pista. Oggi sarà il turno del team Force One e del team Yakuza, 6 auto per ogni team. I piloti affronteranno prima una sessione di qualifiche, gli ultimi 2 saranno automaticamente esclusi, mentre i restanti 4 si sfideranno in una singola manche. I primi 2 a tagliare il traguardo passeranno alle fasi finali. Allora, senza indugi, andiamo a presentare il primo team, Force One. Questa scuderia si presenta con il team manager Bernie Bernoccolo e il suo direttore tecnico Carl Carlson, che terranno gli occhi ben aperti sui loro pupilli. Via con le qualifiche! McLaren F1 Shira, portata in pista da Petra Peters. La pilota affronta bene la prima parte del tracciato, ma poi sbaglia la manovra ed è costretta a rallentare, andandosi a prendere un tempo di 10,660 secondi. Sicuramente l'emozione avrà giocato un brutto tiro. Ricordiamo a tutti che i tempi di qualifica non saranno validi ai fini del record su pista, che varrà solo durante le gare. Seconda auto Jaguar XV Project Steel. A bordo il pilota John Johnson, che opta per un approccio morbido ma efficace. Infatti la sua discesa è fluida e va a chiudere con un tempo leggermente più basso del suo compagno di squadra, 10,484 secondi. In questo torneo scenderanno in pista 28 team per un totale di 168 auto, ma passeranno solo 56 piloti che si andranno a sommare agli 8 Legends. McLaren Speedtail Alien. Per l'auto di punta del team c'è un pilota promettente, il finlandese Mika Mäkinen, che viaggia veloce e si gira a metà del tracciato andando a perdere qualche secondo prezioso, ma si destreggia alla grande. 9,715 secondi, miglior tempo per lui. Le auto che saranno ammesse a Downhill Master Deluxe sono 64 e si sfideranno in 4 tornei separati prima della finalissima. Solo i migliori arriveranno al traguardo. Un modello familiare, Mercedes classe A Fluffy, che ha una tenuta di strada precaria. Il pilota Peter Parsley fa molta fatica a tenere in pista il veicolo e arriva al finale con molte incertezze. Il team manager Carl Carlson non è contento. Il tempo? 11,901 secondi. Dunque ogni team sarà rappresentato equamente da almeno 2 dei propri piloti, una mossa astuta della FAGA per bilanciare il torneo senza favorire alcun team. È l'ora della Jaguar F-Type Griff. Al volante c'è il pilota francese Blanche Blanchard, giovane promessa dell'automobilismo transalpino. Si comporta bene sulle curve, qualche incertezza sul finale, tempo di gara di 10,640 secondi. Si chiude il gruppo in pista la Plymouth Barracuda Sharky con Marta Martinez al volante, una vettura poco propensa alle gare di velocità. Davvero una prova opaca per questa pilota che si ritrova con un tempo troppo alto, 10,948 per lei. È il momento di classifiche e qualifiche. Ci salutano anzitempo Peter Parsley con la Mercedes classe A e Marta Martinez con la Plymouth Barracuda. Sono stati troppo lenti. Allora andiamo a scoprire i 4 finalisti. Griglia di partenza: McLaren Speedtail Alien in prima posizione, al suo fianco la Jaguar di John Johnson, mentre dietro si sistemano Blanche Blanchard con Griff e Petra Peters con Shira. Azione, motore, propulsione.
propulsione! Partenza a tutto gas per Ryan, seguito da Griff. Nella corsia di destra accorciano le distanze. Mika Mäkinen si mette di traverso e appunta Zamu. C'è la coda come il casello dell'autostrada. Zampata finale di Blanchard che guadagna la prima posizione e taglia il traguardo. Seguono Mika Mäkinen e John Johnson, mentre Petra Peters si ferma prima della parabolica Telson e si becca un bel DNF. Instant replay. Sembrava una gara già scritta, invece è successo il finimondo. La Speedtail ha effettuato una lunga derapata sul rettilineo creando il caos a punta Zabius. Così Blanchard ne ha approfittato andandosi a prendere la prima posizione. Dunque si qualificano alle finali del torneo Griff di Blanchard e Alien di Mika Mäkinen, che si andranno ad accomodare sul Viale delle Palme in attesa di completare il quadro dei finalisti. E ora passiamo al secondo team in gara. Abbiamo già pronto il team Yakuza con il direttore generale Matsuba Yamaguchi e il direttore tecnico, che in questo caso non è un pilota in carne ed ossa, ma l'intelligenza artificiale Bot 893 che ha raccolto tutti i dati e le statistiche dei piloti. E allora via al giro di qualifica. Honda Civic SI Tango, guidata da Marcos Almeida. Il pilota lusitano sta guidando agilmente senza sbavature, riesce a portarsi a casa un tempo di tutto rispetto. Siamo già sotto i 10 secondi e precisamente 9,418, eccezionale! Segue una Toyota Supra del 2020 al volante di Shiroite. C'è Zhao Wang, il pilota di Hong Kong, torna più veloce che mai e sta girando con un'eleganza da capogiro, curve morbide, velocità costante e un tempo performante 9.197 secondi. Vedremo se saprà fare meglio la Nissan GT Sukato, portata in pista da Sang Lee. La pilota non fa grandi errori di manovra, ma tiene una velocità costante, nessun guizzo in particolare per lei, che conclude con 11.415 secondi. Si può migliorare. Un modello vintage Toyota Celica del 70, Granny Ira Greenberg fa della stabilità il suo stile di guida, ma non della velocità. Sul finale qualche piccolo problema di controllo, arrivando in retromarcia al traguardo fa segnare 11.961 Maluccio. Custom Acura Integra 2001 con una carrozzeria esuberante, con regime Kobayashi, con Papillon, una guida fluida che unisce controllo e velocità, dando continuità su tutto il tracciato. Forse poteva correre qualche rischio in più, ma un ottimo 10,795. Ultimo della mezza dozzina, Acura NSX del 17, Radish. In pista c'è Shui Peng che inizia bene la discesa, ma poi incomincia a fare le trottole. Pensava fosse la gara di freestyle e arriva al traguardo con un tempo alto, 11.321, classifiche e qualifiche. Qui a Top Driver gli errori si pagano cari, e infatti salutiamo anzitempo Shui Peng con Radish e Granny di Ira Greenberg. Sarà per la prossima volta. Ma i 4 guerrieri superstiti sono già in griglia di partenza. Toyota Supra, Shiroite e Honda Civic Tango sono davanti, hanno buone possibilità. E allora, senza esitazione, partenza a cannone. Subito distacco del gruppo per Shiroide, mentre Papillon incespica, la Honda Civic se la mangia. Controllo maldestro a Viale delle Palme per la Supra, si crea un ingorgo e passa a fatica Zhao Wang. Poco dopo il turno di Marcos Almeida. Triste destino per le due Acura che non tagliano nemmeno il traguardo DNF. Rivediamo qualche replay. La partenza di Zhao Wang è devastante. Devastante anche il record su pista di questo pilota, che mette il punto. La prossima volta dovrete superare lui. Su questo tracciato, sappiamo bene, bisogna bilanciare le proprie abilità e hanno tutti rischiato qualcosa di troppo. Ma la fortuna aiuta gli audaci e infatti passano le fasi finali. Shiroide di Zhao Wang e Tango di Marcos Almeida, anche loro si vanno a mettere in fila tra i promossi dell'Academy. Anche per oggi lo spettacolo finisce qui. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi e attivare la campanella per non perdervi nemmeno una virgola. Commentate qui sotto il video, diteci se vi è piaciuto questo nuovo format e non mancate per un nuovo episodio la prossima settimana qui a Dirupo Scorpione. Buonanotte e buone botte da Max Power e Stinky. Immancabilmente vi rinnoviamo l'invito. L'Academy vi aspetta qui a Top Driver Diecast, dove i motori non dormono mai.